Ciao a tutti! Oggi vi facciamo vedere come fare in maniera facile e veloce i biscotti da inzuppo bicolore. Con lo stesso impasto potete fare tante forme diverse. Con questa dose vi vengono circa 40 biscotti. Vediamo la ricetta. Per fare i biscotti bicolore da inzuppo noi utilizziamo 500 g di farina zero, 2 uova grandi, 150 g di burro, 180 g di zucchero, 2 cucchiaini di lievito per dolci, l'equivalente di 6 grammi, un cucchiaino di estratto di vaniglia, 30 g di cacao amaro. Versiamo la farina e ci lasciamo 50 g da parte. Aggiungiamo le uova, zucchero, il burro leggermente fuso, aggiungiamo l'estratto di vaniglia, il lievito. Sono biscotti da inzuppo molto semplici ed effetto, quindi è facile farli, vedete si mettono tutti gli ingredienti insieme, potete impastare a mano. Se siete degli amanti di biscotti da inzuppo vi consigliamo di andare a vedere anche la nostra ricetta dei biscotti da inzuppo tradizionali, quelli antichi della nonna con l'ammoniaca. Vi lasciamo la ricetta in descrizione. Questa è una ricetta collaudatissima, i biscotti vengono croccanti, fragranti e morbidi allo stesso tempo. Compattato l'impasto lo mettiamo sulla spianatoia. A questo punto non vi preoccupate se l'impasto risulta morbido, deve risultare morbido perché adesso lo andremo a dividere a metà e su una metà ci metteremo il cacao e quindi sull'altra metà potremo aggiungere un pochino di farina. Quindi abbiamo aggiunto un po' di farina ad una metà. Sono biscotti molto scenografici che fate senza formine e attirano tantissimo i bambini proprio perché c'è il bicolore. Copriamo l'impasto con pellicola e lo teniamo in frigorifero per una ventina di minuti. L'altra metà di impasto lo teniamo nella ciotola perché stiamo aggiungendo il cacao. Ricordatevi che il cacao va inserito piano piano, quindi inserite un po' e impastate e poi ripetete. Se preferite fare una pasta frolla con l'olio potreste andare a vedere la nostra ricetta della crostata di mele, l'abbiamo fatta lì con l'olio e potete farci i biscotti benissimo. A questo punto possiamo mettere l'impasto sulla spianatoia e lavorarlo un po'. Vedete la morbidezza? Deve risultare così. E anche questo lo mettiamo in pellicola in frigorifero per 20 minuti. Farina sulla spianatoia e anche sul mattarello e tagliamo l'impasto senza cacao a metà. Stendiamo l'impasto cerchiamo di ottenere un rettangolo dritto, quindi che sia il più dritto possibile, perché dobbiamo fare la forma a girella e vedrete che è molto più semplice di quello che possiate pensare. E facciamo la stessa cosa con l'impasto al cacao, quindi lo dividiamo a metà e formiamo un rettangolo e abbiamo 2 rettangoli quindi della stessa misura.
Li mettiamo, vedete, uno sull'altro, ci aiutiamo con la carta da forno e si arrotola. Questi sono i biscotti più veloci ed effetto che possiate fare. E praticamente tagliamo i biscotti con il coltello, potete farli spessi circa 1 centimetro. Prima di metterli poi sulla teglia con la carta da forno, sagomateli un po', vedete, con la mano, e li schiacciate leggermente. Quindi invece di star lì con le formine a fare i biscotti, vedete, fate dei biscotti bellissimi in poco tempo. Preriscaldiamo il forno 170 gradi statico. Questi sono pronti. Adesso facciamo un'altra formina. Tagliamo un pezzo di impasto, prendiamo anche un pezzo da questo impasto. Facciamo prima delle palline con l'impasto, quello normale, non al cioccolato. Sono palline di circa 1,5 centimetri. A nostro avviso questa è la forma più bella, i fiori. Quindi ne faremo 9, facciamo 9 palline. Con l'impasto al cacao invece facciamo le stesse palline che serviranno poi per fare i petali. Ogni fiore avrà 6 petali, quindi 6 palline per fiore. Uniamo quindi le 6 palline, vedete, mettiamo poi al centro l'impasto normale, in modo da formare un bellissimo fiore. Con uno stuzzicadenti poi diamo un po' forma al petalo. Se preferite potreste fare anche il contrario, quindi il centro di cacao e invece i petali con la parte più chiara. I nostri biscotti sono prontissimi ad andare in forno a 170 gradi, forno statico. Mentre i primi biscotti sono in forno, con l'impasto che avanza facciamo dei biscottini intrecciati, come degli abbracci ma intrecciati. Quindi facciamo i serpentelli. E li uniamo come se fossero delle ciambelline. Dopo circa 20 minuti, 18-20, dipende dal vostro forno, vedete i primi biscotti li abbiamo sfornati. Se questa ricetta dei biscotti vi è piaciuta, fateci sapere nei commenti voi come li fate, i biscotti più facili e veloci che possiate preparare. Se volete altre idee semplici come questa, iscrivetevi al canale YouTube Cucina Geek. Dovreste cliccare in basso a destra sotto il video di YouTube per ricevere le notifiche tutte le volte che escono le nostre nuove video ricette. Alla prossima ricetta, ciao! Nino, non avete fatto per caso i biscotti? Quale vuoi assaggiare? Questo. Vai! Friabile e croccante. Qual è la tua forma preferita? Quello intrecciato?